Buongiorno a tutti. Allora, come d'accordo, la scorsa settimana avevamo definito che avremmo fatto una pausa relativamente alla descrizione dei materiali per circuiti stampati. Ogni settimana ne raccontavamo uno in particolare. Facciamo una pausa, dicevo, invece cercando di andare un po' più nel dettaglio per quanto riguarda i datasheet dei circuiti stampati in maniera così in linea generale. Ho preparato qualche datasheet da mostrarvi che riguarda diversi materiali, quindi dai teflonati a quelli in ceramica, a quelli in FR4, eccetera. Così andiamo a entrare un po' più nel dettaglio per quanto riguarda alcune caratteristiche, alcune peculiarità di questi materiali. In particolare oggi parliamo di costante di elettrica, dissipation factor e electric strength, cioè rigidità elettrica. Allora, prima di vedere i datasheet, così definiamo un po' cos'è esattamente la costante elettrica. Cerchiamo di dare una definizione così elementare, semplice. La costante elettrica possiamo definire, intanto ha come simbolo la lettera greca epsilon. Possiamo definirla come la propensione che ha un mezzo, nel nostro caso la propensione che ha un materiale, ad opporsi all'intensità di forza elettrica che è presente al suo interno, che lo attraversa sostanzialmente. Il valore più basso che possiamo incontrare della costante elettrica è quello del vuoto, che corrisponde a epsilon 0. In questo caso possiamo definirla come la costante elettrica assoluta. In caso invece di costante elettrica relativa, riguarda tutti gli altri materiali ed è un po', hanno tutti questi un valore che fanno riferimento, sono rapportati al valore della costante nel vuoto. In particolare l'aria secca ha un bar di pressione che ha un valore più o meno di 1,005. Da qui in poi diciamo che qualunque materiale ci circonda ha una costante sicuramente superiore quindi a quella dell'aria. Allora, prima ancora di vedere i datasheet e quindi quali sono i valori dei materiali che ci interessano, diciamo anche che il nostro dielettrico, quindi il materiale che utilizziamo abitualmente per fare circuiti stampati, si chiama dielettrico intanto perché il dielettrico è sinonimo di non conduttore. Quindi diciamo che questo materiale, questo dielettrico, che cosa fa? Sostanzialmente, se attraversato da un segnale, ostacola più o meno, quindi può rallentare più o meno, a seconda del materiale, della sua struttura, questo segnale che lo attraversa. Allora, il numero che vi dicevo, cioè della costante elettrica, è un numero in genere decimale che va quindi diciamo, da 1, che è quello dell'aria, a n, nei nostri materiali da 2 a circa 10,5. Ok, allora, vediamo in particolare qualche datasheet che ho preparato. Ok, questo è l'Itera, ho preso questo che è un FR4 tradizionale con alto TG, che è l'IT180 di Hitech. Ho preso questo di Itera, che è un materiale di Isola. Poi abbiamo un materiale, un Thermaclad della Berquist, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Il Pyralux della DuPont, che è un Kapton, che è il Kapton, scusate. Poi abbiamo l'RF35, è un materiale base PTFE, anche questo, della Taconic. E poi ancora, ok, questi che sono due pilastri della Rogers, che sono la serie RO, il 4003 e il 4350, molto interessanti, che hanno una costante 338 e 348, che sono due materiali a base ceramica. Allora, facciamo un passo indietro. Vediamo di suddividere così in fasce le costanti elettriche, no? Partendo da, abbiamo detto, il vuoto, che è variabile dell'aria, che è prossima a 1, poi incontriamo un materiale che in realtà non siamo in grado di utilizzare per produrre circuiti stampato, cioè per fare ad esempio del multistratto, ma ne abbiamo parlato qualche settimana fa, si tratta del Rosel. Il Rosel è una schiuma con una struttura a celle chiuse ultrafini della Evonik, che lo abbiamo definito, anche se è un termine un po' riduttivo, un distanziale. Riduttivo perché effettivamente il materiale si presta per applicazioni quali patch antenna, microstrisce, eccetera, quindi applicazioni importanti. Distanziale perché? Ma semplicemente perché avendo una costante pari a quella molto prossima a quella dell'aria, viene utile appunto utilizzarlo anche in spessori elevati, anche 5 o 10 mm, per ottenere appunto una costante, cioè una distanza in aria di 5, 10, quelli che sono millimetri,
nelle patch antenna per ottenere una costante appunto vicina a quella dell'aria, simulando che ci sia aria, diciamo così, tra i due strati. Allora, dopo il Russell, ecco, il primo materiale sicuramente utilizzabile per produrre circuiti stampati che conosciamo, o meglio, che noi conosciamo e che abbiamo utilizzato in Base Electron, è il Kuflon. Il Kuflon è un materiale sicuramente in Teflon, in PTFE, ed è l'unico che oltre a contenere PTFE probabilmente in concentrazione molto elevata, tanto è vero che presenta a differenza degli altri materiali in PTFE, della Rogers, della Taconic, eccetera, si presenta proprio con una colorazione biancastra, quindi tipica del Teflon, che come sapete è bianco. Il Kuflon ha una costante elettrica bassissima, 2,05, ed è il più basso che conosciamo. Ok, salendo fascia superiore andiamo sui materiali compresi tra 2 e 2,5 e incontriamo in particolare alcuni materiali della Rogers, ex Arlon, come la serie dei Diclad 527, 870, 880 e la serie dei Duroid, sempre della Rogers, il 5770, 5780. Bene, questi sono materiali sicuramente con in larga parte contenenti PTFE e vetro. Poi andiamo su una fascia superiore, compresa tra diciamo, i 2,5 e i 3,5, dove incontriamo anche qui materiali diciamo, che contengono PTFE e ad esempio la D300, la D350 della ex Arlon, adesso Rogers. Poi entriamo nella fascia un po' più interessante, diciamo da 3,5 fino a 4,5, dove ci sono, cioè più che più interessante, diciamo quella più ricca di materiali, i materiali più utilizzati. Abbiamo dentro tutta la serie dell'FR4 con tutta una serie di brand che non sto a dirvi perché riconoscete meglio di me. Abbiamo alcuni polimidi, abbiamo il Kaplan del DuPont, abbiamo i materiali tipo gli speciali di Isola, di SS80 e l'Astra, ancora i polimidi di Isola, il P25 e P26, e poi gli FR4 appunto come vi dicevo. Poi ancora, salendo, oltre il 4, 4,5, abbiamo tutta una serie di altri materiali che contengono idrocarburo ceramica, PTFE ceramica, con costanti che arrivano fino a 10,5, per applicazioni anche qui di diverso genere. Molto spesso mi è capitato di utilizzarli per applicazioni che hanno a che fare con la spaziale. Diciamo che per quanto riguarda l'aspetto economico, i materiali che hanno costante elettrica estremamente bassa, quindi fino a 2,5, e quelli che hanno costante elettrica più elevata, quindi oltre il 6, sono estremamente costosi. In particolare la serie TMM di Rogers, quindi che ha costante da 4 a 10,5, che hanno costi proibitivi, e i materiali in PTFE, come vi dicevo, i Duroid e i Diclad della Rogers e la serie RF di Taconic. Bene, sì, in generale diciamo che sicuramente la costante di elettrica varia in funzione della struttura del materiale, quindi del suo contenuto. In generale diciamo che il vetro sicuramente è una costante poco interessante per quanto riguarda certe applicazioni, mi sto riferendo appunto al mondo RF, broadcasting, microonde, segnali veloci, eccetera, che sono invece così terreno fertile per materiali PTFE. Il PTFE tendenzialmente è un elemento che è un polimero che abbassa la costante elettrica, al contrario ceramica e idrocarburo ceramica invece tendono ad alzare la costante di elettrica. Allora, vediamo nel datasheet. Ok, come vedete, ecco, in questo caso partiamo dal Diclad. Il Diclad è, come dicevo, PTFE principalmente. Abbiamo sicuramente la colonna che ci indica la nostra costante elettrica, in questo caso, come vi ho detto prima, appartiene al mondo PTFE con dei filler evidentemente, e ha una costante tra i 2,17 e i 2,20. Per quanto riguarda l'880, l'870 2,33 e il 5,27 da 2,4 a 2,65. Poi abbiamo l'IT180 che è un FR4, quindi un materiale sicuramente non, come vi dicevo, per applicazioni particolari. Vediamo dove, eccola qui. Ecco, lo potete trovare o come costante di elettrica, o come di electric constant, o come permittivity, o come di K. Anche permittivity, cioè la permittività è la stessa cosa sostanzialmente. Qui vedete la costante elettrica è tra 4,4 e 4,5 a seconda della frequenza. Allora,
Una cosa da aggiungere, la costante elettrica non varia al variare dello spessore del materiale, quindi rimane quella, varia invece al variare sicuramente della frequenza. Ok, un'altra cosa, vediamo, no, prima guardiamo, ok, la Itera, dove ce l'abbiamo? Eccola qui, di K permittivity, vedete anche qui sono indicate tre diverse frequenze, qui non varia, è costante a 3,45. Poi abbiamo il thermal clad, in realtà qui dovrebbe essere 6 se non ricordo male, ma la costante, eccola qui, in realtà la costante elettrica del thermal clad, cioè dell'IMS, non è molto importante. Il Pyralux, che è sostanzialmente il Kapton della DuPont, qui abbiamo una costante che dovrebbe essere intorno al 3,4, eccolo qui, 3,4, esatto. RF35, che ha 3,5 di costante. Ecco, vi invito a controllare anche un'altra colonna che compare quasi sempre nei datasheet, che è quella del test method. Allora, perché normalmente i metodi che consentono al produttore di materiali di definire la costante elettrica, e ovviamente non solo la costante elettrica, sono diciamo relativi a norme dell'IPC, cioè l'IPC fa queste verifiche, questi test e li definisce, come vedete, con un numero che è il numero del paragrafo corrispondente al tipo di test. Sono andato a vedere appunto a cosa corrispondono. Ci sono effettivamente documenti, tutti in inglese peraltro, però documenti molto molto complessi e abbastanza lunghi. Ecco, chi ha voglia di leggerseli ci vuole un po' di tempo. L'unica cosa che mi ha colpito del test method è che nell'IPC viene dichiarato all'inizio, lo troverete subito nelle prime pagine, come siccome il tipo di test è può variare a seconda della temperatura, a seconda di tutta una serie di parametri, l'IPC non garantisce che la costante di elettrica dichiarata sul datasheet sia effettivamente quella che poi il progettista si ritroverà così nel suo apparato. Allora, ci siamo presi la briga l'anno scorso, 2 anni fa circa, in collaborazione con un'azienda toscana, un nostro cliente, di fare una verifica su 2 materiali in particolare. Loro hanno la strumentazione in laboratorio, loro fanno patch antenna, hanno la strumentazione per poter misurare la costante elettrica dei materiali. Ed effettivamente da questa verifica gli abbiamo mandato dei pezzi di materiale, degli spezzoni, e attraverso questa verifica abbiamo appurato che effettivamente ciò che era dichiarato, uno era il D-Class, se non ricordo male, 527, comunque ciò che era dichiarato sul datasheet era aderente a ciò che effettivamente questa azienda cioè, gli risultava dai test, quindi bene così. Allora, abbiamo detto non influenzata dallo spessore, lo è invece dalla frequenza. Abbiamo parlato delle fasce, direi che per quanto riguarda la costante elettrica è tutto. Sì, direi che per quanto riguarda la costante elettrica abbiamo detto a sufficienza. Allora, passiamo invece a un altro argomento, il dissipation factor. Lo possiamo trovare sotto diversi nomi, 3 o 4 in particolare. In italiano possiamo definirlo in gergo come la perdita, oppure tangent delta, loss tangent, dissipation factor, DF, ecco come simbolo. Allora, diamo anche qui una definizione iniziale abbastanza elementare. Diciamo che il dissipation factor possiamo considerarlo come la perdita di segnale dovuta alla dissipazione di energia elettromagnetica nel substrato del circuito stampato. Quindi se, come per quanto riguarda la costante elettrica, parlavamo di rallentamento del segnale, in questo caso invece parliamo di perdita del segnale. Allora, nei materiali per circuiti stampati abbiamo generalmente 2 tipi di perdita, la perdita di conduzione e la perdita di elettrica. Lo dicono il nome stesso, perdita di conduzione è relativa al nostro conduttore, quindi rame nello specifico, perdite di elettrica sono relative invece appunto al nostro substrato, al nostro dielettrico, che è un materiale, come sapete, isolante. Possiamo dire che un valore basso di dissipation factor, un valore basso di perdita, che è un numerino che poi vedremo estremamente piccolo, un valore basso, dicevo, possiamo definire il substrato un substrato veloce. Quando il numero invece si alza, come può essere quello ad esempio dell'FR4, che è uno dei peggiori che conosciamo nei nostri materiali, possiamo definirlo un materiale lento, un substrato lento. Da cosa dipende questa perdita? Dipende evidentemente dalla struttura del materiale dielettrico.
della sua composizione, soprattutto, come dicevo, composizione vetro-resina. Quindi cos'è molto importante? Soprattutto su certe frequenze per il progettista è dominante il fatto di dover cercare un materiale adatto alla sua applicazione. Perché ho detto a partire da certe frequenze? Perché normalmente il dissipation factor, cioè la perdita, ha ragione di essere un elemento importante nel momento in cui andiamo al di sopra, così generalmente, sottolineo, al di sopra di 1 GHz. Ok. Vediamo, anche qui diamo un'occhiata al datasheet. Allora. Ok, come vi dicevo prima, il punto è che il numero che definisce, il numero decimale che definisce il nostro fattore di perdita, il nostro dissipation factor, vediamo dove lo troviamo qui, allora, eccolo qui, DF, loss tangent. Anche qui vedete le varie frequenze. Questo è l'Itera, anzi facciamo come prima, iniziamo dal nostro TCLAT. Allora, no, parliamo prima delle fasce. Abbiamo detto che, allora, come per la costante elettrica, anche qui proviamo così a dare un senso, cioè a dividere per fasce i vari materiali in funzione della maggiore o della minore perdita. Sicuramente il materiale per eccellenza è il PTFE, che garantisce una perdita compresa tra, pensate bene il numero, 0,309 e 0,3015. No? Il peggiore in assoluto, tanto per darvi un ordine di grandezza, possiamo considerarlo l'FR4, che è 0,014, 0,015. Quindi di fatto due numeri estremamente piccoli entrambi, ma se ci pensate bene con una notevole differenza tra di loro. Abbiamo poi un materiale PTFE misto a ceramica, quindi con del feeder ceramica o viceversa. La costante elettrica si alza leggermente perché la ceramica, così come idrocarburo ceramica, alzano il fattore di perdita. Abbiamo ovviamente materiali tradizionali FR4 con la costante, come vi dicevo, intorno a 0,014-0,015, così come anche i polimidi sia della Halon che della DuPont che della Isola hanno un valore piuttosto elevato. Interessante è invece il valore dell'Astra 0,017 della Isola, quindi il rapporto diciamo qualità del materiale, perdita e prezzo, perché devo dire che è un materiale tutto sommato con prezzi contenuti. Cos'altro? Beh, queste sostanzialmente sono le fasce. Anche l'Itera e l'IS680, che sono altri due materiali di Isola che utilizziamo parecchio, hanno una costante nella media 0,020, 0,035 se non sbaglio. Ok, allora, datasheet abbiamo detto. Eccolo qui, dissipation factor. Allora, anche qui il discorso del test method vale la stessa cosa che ho detto per la costante elettrica. Si va a vedere il paragrafo relativo dove si trova non tanto il tipo di test, ma il metodo utilizzato proprio per effettuare il test e le condizioni nel quale è stato fatto il test. Abbiamo i valori, in questo caso abbiamo visto l'880, l'870, il 527, qua molto basso l'880, quindi un materiale estremamente interessante come fattore di perdita. Questo è un FR4 e andremo a vedere che sicuramente, eccolo qui, loss tangent, abbiamo un valore molto elevato. Sembra un po' paradossale, ecco, parlare di molto elevato 0,014, ma ripeto, va paragonato a questo valore, a questi valori. Ok, l'Itera abbiamo detto, eccolo qui, lo stange a 0,0031, poi ancora il thermal clad della Bergquist, qui non sono sicuro che ci sia, sì, eccolo qui, 0,030, 0,017, e ancora, vediamo, il Pyralox, quindi il materiale della DuPont, vediamo se è indicato, sì, c'è anche qui il dissipation factor 0,03, non particolarmente valido. D'altro canto il dissipation factor è ovviamente un materiale per applicazioni come quelle che vi ho nominato prima, quindi nel settore broadcasting, RF, microonde, segnali veloci, networking, eccetera, dove quindi le frequenze si alzano e sicuramente sia l'MP della Berkeley che vi ho appena mostrato, cioè l'IMS, sia il Pyrrole, quindi il materiale da DuPont, così come altri polimidi, non si prestano a questo tipo di applicazioni.
Bene, direi che anche qui, ecco, anche per il dissipation factor vale la stessa cosa della costante dielettrica, non è influenzato dallo spessore, quindi al variare dello spessore non cambia il dissipation factor. Ok, parliamo invece, ok, andiamo a vedere allora a questo punto un altro elemento dei nostri datasheet, che è la rigidità dielettrica, che troverete anche come electric strength. Allora, stessa cosa, diamo così una definizione a questo electric strength. Diciamo che ogni materiale isolante, ecco, nel nostro caso rimaniamo sempre sul discorso PCB, lo do sempre per scontato, ogni materiale isolante per PCB ha una soglia massima di tensione sostenibile, superata la quale arriviamo alla scarica elettrica, all'arco elettrico. Quindi, cosa succede? In sostanza, superata questa soglia, il nostro materiale perde le sue proprietà di isolante. Questa è la rigidità dielettrica. In fisica, appunto, è definita come il valore limite del campo elettrico. Diciamo che normalmente nei datasheet trovate due tipi di unità di misura per quanto riguarda la rigidità dielettrica, che sono kilowatt millimetro oppure volt su mils. La conversione, non ve la sto neanche a dire, la trovate facilmente o comunque su internet o comunque la sapete meglio di me. Quindi kilowatt millimetro, volt millimetro. Da questo ne deduciamo che, a differenza di costante dielettrica e di dissipation factor, la nostra rigidità dielettrica è assolutamente dipendente dallo spessore. Quindi va fatto il calcolo corretto, su kilowatt millimetro. Ok, cosa accade se superiamo il valore indicato nel datasheet? Allora, superando il valore della rigidità dielettrica dichiarato sul datasheet del materiale, le molecole del nostro materiale subiscono un processo di ionizzazione valanga e si forma l'arco elettrico. Questo, quindi, a causa del calore e della pressione provocati da questa ionizzazione, il materiale subisce, diciamo, se è un materiale solido, subisce in sostanza delle alterazioni anche importanti, devastanti talvolta, come foratura, come delaminazione, può anche incendiarsi. Allora, incendiarsi non è propriamente il nostro caso perché, come molti di voi sanno, la maggior parte, quasi tutti i materiali per produrre circuiti stampati hanno un grado di estinguenza 94V0, quindi non si incendiano ma creano un fumo. Ok, cosa possiamo dire ancora? Quindi che la rigidità dielettrica in sostanza, quando si riduce lo strato dell'isolante, in alcuni casi anche addirittura fino a centesimi di millimetro, pensate ad esempio ai chip che vengono usati in elettronica, che spesso hanno anche, diciamo così, uno spessore fino a centesimi di millimetro. Se vi ricordate, a volte succede che è sufficiente una piccola scarica elettrostatica di basso valore per danneggiarli, proprio perché sono talmente sottili che basta per una tensione bassissima. Quindi la rigidità dielettrica possiamo definirla come la distanza minima di separazione in aria che deve avere un conduttore diciamo ad alta tensione per garantire l'isolamento. Vediamo anche qui sui datasheet. Allora, andiamo a vedere i nostri valori della rigidità dielettrica sui datasheet. Cominciamo abbiamo detto, ecco, non compare in tutti i datasheet. Non chiedetemi perché, ma non compare in tutti i datasheet, non tutti i produttori la dichiarano. Allora, ad esempio, nell'ICLAS, se ricordo bene, non c'è, la troviamo invece nell'IT 180. Eccolo qui. Allora, vediamo. Electrical strength. Ecco, adesso ovviamente. Scusate. Allora, electrical strength. Neanche qui è definita. Andiamo a vedere sull'Itera. Eccola qui, electric strength. Ecco, qua è specificato anche che il valore che troviamo è riferito sia al laminato che al prepreg, perché l'Itera, come tanti altri materiali, sapete che viene prodotto sia come laminato che come prepreg. Qui vedete 45 tra parentesi 1133.
45 riferito a, eccolo, unità di misura, kilowatt millimetro, 1133 volt su mils. Anche qui, come prima, sempre il solito riferimento al paragrafo dell'IPC che è il test method. Allora, proviamo a dividere anche qui in fasce. Qui è molto più semplice di prima. Allora, diciamo che i PTFE in questo caso hanno una rigidità piuttosto bassa. Diciamo che orientativamente siamo tra i 25 e i 40 kW millimetro. L'FR4 indicativamente tra i 40 e i 55 kW millimetro. I polimide, ad esempio quelli dell'Arla, l'85N, è intorno ai 56 kW millimetro, e un materiale che, vabbè, ce lo aspettiamo perché è IMS, quindi metallo, l'IMS di Bergquist, che saliamo a 100, mi pare 110-112, vediamo subito. Eccolo qui, di Electric Strength, 2800 volt su mils, quindi 112 kW millimetro, con il tipo di test STM di 149. Ok. Allora, come calcolare la rigidità dielettrica? Ancora questo vi dico. Per determinare la rigidità dielettrica si effettua una misurazione applicando valori progressivamente crescenti di differenze di potenziale tra due facce di un campione, fino a raggiungere evidentemente quello che è l'arco, la scarica elettrica. Bene, direi che con questo per oggi è tutto. Vi ringrazio e alla prossima.